Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un dolce della tradizione natalizia del centro Italia. Sto parlando del pan pepato, un dolce magnifico, ricco di cioccolato, frutta secca, frutta candita e spezie, profumatissimo e delizioso. Non aggiungo altro, andiamo in cucina e prepariamolo insieme. Vediamo insieme gli ingredienti del pan pepato. Partiamo dalla frutta secca. In una ciotola ho già messo nocciole, mandorle pelate e non e noci. Utilizzeremo poi arancia candita e una piccola quantità di cedro candito, cioccolato fondente extra, uva sultanina precedentemente ammollata, cacao, pinoli, miele, spezie, pepe, noce moscata e cannella, la scorza di un'arancia biologica e infine della farina. Come al solito tutte le quantità degli ingredienti le trovate in info box sotto il video. Inizio a sminuzzare la frutta in maniera molto grossolana e io lo faccio con un bicchiere, così direttamente in ciotola. Io direi che così va più che bene, vedete? Chi di voi vorrà potrà utilizzare un mixer. Ora procedo a tagliare arancia candita e cedro, poi taglierò il cioccolato e li inserisco in ciotola. Ora anche il cioccolato va in ciotola. Aggiungo a questo punto la scorza di un'arancia e come al solito io la rigo. Ora è il momento di aggiungere l'uvetta precedentemente ammollata, i pinoli, tutte le spezie e il cacao che vado a setacciare. Mescolo tutto con l'aiuto di una spatolina. A questo punto io scaldo il miele nel microonde e lo porto a una temperatura di 40-45 gradi. Dovrà essere soltanto fluido, ma non lo porterò ad ebollizione. Il miele è caldo e lo verso. Mescolo ancora con la spatola, poi gradualmente aggiungo la farina.
Una volta inserita tutta la farina, sentirete che il composto di frutta secca comincia così ad essere colloso. Vedete? Lo potete sentire con la spatola o, se sarete più a vostro agio, anche con le mani. A questo punto noi dobbiamo prendere una teglia foderata con carta da forno e formare il nostro pan pepato. Ungo le mani con olio e comincio a compattare. Il mio pan pepato è pronto. Ora porto il pan pepato in frigo per una ventina di minuti, dopodiché lo inforno in forno preriscaldato, ventilato a 160 gradi per 15 minuti. Ecco il mio pan pepato appena sfornato, ora bisogna lasciarlo raffreddare completamente. Il pan pepato è freddo, ora bisognerebbe attendere almeno un giorno prima di affettarlo perché le fette verranno molto più compatte, ma noi tecnicamente non abbiamo questo tempo e quindi procediamo al taglio. Questo è l'interno del nostro dolce. Nonostante sia stato appena fatto, vedete che la fetta è comunque compatta. Potrete realizzare questo dolce con largo anticipo perché si conserva senza difficoltà. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che il mio pan pepato sia stato di vostro gradimento e, se così sarà, attendo un vostro like e, come di consueto, io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.